Va bene, a parte questa scenetta alquanto conturbante, passiamo alla... sì, passiamo alla caserma invece, quella dei mercenari. Yay! Allora, abbiamo, come detto prima, tre tipi di mercenari. Qua dietro intanto abbiamo la spia che... Anzi, parliamo prima della spia, vuoi spiegarla tu? Ma sì, dai, appunto abbiamo ben 5 abilità. Ad ogni abilità che utilizzi la spia si consuma, tra virgolette, cioè cessa di esistere, tranne quando si deve mimetizzare. Appunto, la prima abilità è la trasformazione. Semplicemente si attiva l'abilità, tu scegli l'unità nemica in cui mimetizzarti e semplicemente la truppa diventa quella. La tua spia diventa quella truppa che hai appena scelto, del colore del nemico, What? in modo tale che non se ne accorga. Cioè, gioca tutto sul fatto di accorgersi. Se magari il tuo nemico si vede una truppa che si muove da sola, tra l'altro si possono fare anche con le truppe alleate, non vedo. Se il nemico vede queste truppe sue muoversi da sole, un pochino il dubbio viene. Però appunto gioca tutto sul fatto di accorgersene. Poi abbiamo un'altra abilità, è quella di aprire i cancelli. Semplicemente si clicca il cancello che si vuole aprire e la spia viene consumata dopo che ha aperto il cancello. Eh, sì, infatti tutte queste quattro abilità, oltre alla trasformazione, si consuma la spia. Poi abbiamo Stealing Technology, che appunto rubi una tecnologia dalla fabbrica, dal laboratorio dei nemici, e mi pare anche che la danneggi un pochino il laboratorio, danneggi un po' il laboratorio. Poi abbiamo sabotaggio, che appunto la spia fa accendere, fa spiccare un incendio, fa appiccare un incendio, mi mancava il verbo, ad un edificio nemico. Ovviamente non all'edificio principale, perché sai com'è, potresti vincere così con una spia, sarebbe un po' illegale. E infine abbiamo Reconnaissance, che è la seconda, che appunto la spia, diciamo che scopre il luogo delle truppe nemiche basandoti sul foro. Questa è un po' ostica da utilizzare, sinceramente non l'ho utilizzata molto, però anche questa è molto utile perché puoi scoprire grazie a ciò se i nemici insomma ti stanno attaccando o no, insomma questo. Più che altro io mi stavo immaginando una scena alquanto conturbante. Io penso sempre conturbante, sia chiaro. Pensa a reclutare una valanga di spie, mettergli la skin di Filippo e Bellissimo. andare in battaglia senza capire chi cacchio è chi. Ma questo è terrorismo psicologico, il nemico non capisce chi è il vero nemico da colpire e quello ti uccide. È, conf- Bellissimo, questa è una tattica da utilizzare. è confuso. Signore, lei sta intanto spezzando la lancia, non si fa così, dopo deve ripagarla. Intanto, per quanto riguarda i mercenari, abbiamo l'Indian Mercenary, dove ha un 48 di danno medio, quindi da un 44 a 52 della sua grande e poderosa mazza. Non pensate male voi che state guardando questo video, che state sentendo, io ho detto solamente quello che ho visto. E ciò non mi aiuta. Ha un hit speed di 1,3 secondi, non è né troppo veloce né, anzi è veloce, cioè è buona come velocità. Un range di 2 metri e madonna i bonus, madonna i bonus. 145% contro la light infantry, 105% contro la medium e un 155% contro i civili. 3 di armatura. Però attenzione, ha un 70% di per bloccare i tiratori, un 15% contro la melee. Prego. Allora, abbiamo appunto il mercenario della Roma Imperiale, molto carino, se possiamo dire. Sì, Il danno è assolutamente. dal... Esatto. Il danno va dal 36 al 40, quindi ci siamo, truppa media, possiamo dire. Hit speed abbastanza lenta, 2 secondi, vabbè, è una lancia, sarà per questo, con un range appunto di 3 metri rispetto al classico 2 metri delle spade, quindi compensa l'hit speed con il range. Abbiamo i bonus che sono il 115% contro le truppe leggere, va bene, e il 90% contro gli animali, quindi essendo un lanciere ovviamente il bonus è abbastanza alto per gli animali. Io gli avrei Quindi ci dato un sta. 2 di armatura comunque invece di 1. Sì,
uno un po' pochetto. Anche se ha un 60% di blocco contro i tiratori e un 10% contro la mini. Come difesa non è proprio il massimo. Il mercenario spartano, attenzione, incazzoso come con la vita, che ha un 305 di vita rispetto agli altri che hanno molta più vita. Fa un 305 con un 80 di danno medio, che fa un 75-85 la spartana. Mai sentita nominare. Ha un hit speed di 1,3 secondi, buona, quindi abbastanza veloce, e un range di 3 metri come la lancia. Ha un 105% di bonus contro la medium infantry, la 145% contro la light infantry e un 85% contro gli eroi. Mercenario da guarda, temere. Silvio, se posso dire, essendo una alabarda, possiamo compararla con la lancia. Forse la speed è troppo veloce, è troppo alta, cioè l'arma è troppo veloce forse, perché diciamo è un'arma molto lunga, quindi il danno è molto alto. Forse sarebbe un po' da nerfare, perché mi sembra un po' troppo pochino, 1,3 di danno al secondo. Sì, infatti. Cioè, io concordo, io lo farei più lenta della lancia. Sinceramente. Sì, cioè 1,3 secondi vuol dire sì. Cioè, Mi sono incartato. una alabarda è molto più pesante rispetto a una lancia, sia chiaro. Sì. Invece per quanto riguarda gli elite reclutati dall'arena, allora abbiamo lo Swordmaster, cioè il maestro di spade, lo chef Tony in tutta la sua bellezza. Abbiamo circa un... se vuoi presentarlo tu. Ah sì, dai, abbiamo circa 60 di danno, fino a un massimo di 70. Ovviamente avendo 2 spade il danno è raddoppiato, a scapito della vita. Abbiamo un 195 con 2 di armatura. Vabbè, lead speed è abbastanza veloce, ci sta, infatti è molto fa tanto danno ed è molto veloce. E abbiamo il range fino ai 2 metri. Come bonus abbiamo un 160% con le truppe leggere e un 190 contro i civili. Wow. Invece il servo di Amun, che assomiglia moltissimo a un kebabaro in cui gli hanno espropriato il locale, molto incazzoso, ha un 180 di vita, abbastanza basso, più basso rispetto al precedente, ha un 90 di media di attacco, un danno che va dagli 80 ai 100, ovviamente comparato tra 2 asce del tempio che fanno un 40-50 ciascuno, un hit speed di 1,6 secondi, ci sta, e un range di 2 metri. Bonus 260% contro la light infantry, un 190 contro la medium infantry. Cioè, questo qua è proprio incazzato con la vita. Cioè, è un'unità molto versatile. Secondo me ancora meglio rispetto alla precedente, sebbene è una vita molto più corta rispetto di 10 punti rispetto alla precedente. Dopo dimmi tu se è così oppure no. Sì, decisamente. Abbiamo il mezzo sangue, questo l'hanno tirato fuori da Harry Potter. Ma sì. Presentalo tu pure. Vai. Danno una media di 45, massimo di 50, un hit speed che è 1.0, non credo di averlo visto finora. Molto molto veloce, con un danno appunto che ci sta. Un 155% con le truppe medie, che wow. Cioè, abbiamo un hit speed velocissimo, un danno molto alto contro le truppe medie, appunto le macella. Il peccato è che appunto queste truppe, voglio ricordare che sono uniche, tra virgolette, sono come gli eroi, ne puoi reclutare solo una per il tipo, non ne puoi reclutare tante come le normali fanterie, quindi ci sta. Poi per quanto riguarda la prossima unità, la guardia della falange, molto carina, però al posto di avergli dato una lancia gli avrei dato una sarissa, perché parlando di falange macedone, no, vuoi mettermi il guardiano della falange, però mi metti una lancia greca, è un po' un controsesso. Anzi, sarebbe ancora più carino, sai cosa? Hai in mente ad esempio il film Alexander, che quando danno il via per mettere nella battaglia di Gaugamela, quando danno il comando per la falange? Sì, vagamente. Il tizio che vedi che ha la lancia però con lo standardo che si abbassa, con lo standardo attaccato alla lancia. Cioè, ci starebbe. Madò.
E ci starebbe da Dio, magari con un'abilità che magari tutti i guerrieri abilitati Sarissa combattono in formazione. Mamma mia, ma sarebbe cinematico, sarebbe bellissimo. Sarebbe bellissimo, cioè solamente per quelli dotati. Tra l'altro, così facendo si va intanto a aumentare la peculiarità dell'arma della Sarissa, nonostante sia un'arma di primo livello di forgia. Secondo, c'hai dei bonus perché c'è un attacco in formazione. Cioè, Wow. wow. E magari, dato che c'è il guardiano della falange vicino, magari ispira tutti gli altri e gli aumenta gli HP nel suo raggio d'azione. Eh sì, sarebbe un lavoro da fare per programmarlo, però lascia fare, dai, ma che sarebbe veramente spettacolare, sarebbe da fare questo. Ditemelo anche voi nei commenti se questa è un'idea da fare oppure no. Tra l'altro Wow. sono sicuro che ci saranno qualcuno anche del server di Sparta che guarderanno questo video con i sottotitoli, però io credo che saranno pienamente d'accordo con noi, almeno la maggior parte credo. Cioè, please help us. Poi abbiamo il Decurione, ripeto ancora, perché cavolo gli hai messo un'ascia e perché cavolo non è su un cavallo? Infatti, vabbè. Cioè, io il Decurione teoricamente nell'esercito romano sarebbe come il centurione però a cavallo. Sarebbe il centurione di cavalleria, detto volgarmente così. Allora, se vuoi presentarlo tu? Sì, va bene. Allora, la spada, sì, la spada. Se quella è una spada, non so io cos'è un'ascia. Allora, abbiamo appunto l'ascia del Decurione che fa fino a un massimo di 80 di danno e un minimo di 60. Con hit speed che forse è anche un po' troppo, poco, essendo un'ascia molto pesante, 1,8, che sì, è buono. Range giustamente di 3 metri. E abbiamo il bonus del 65% contro le truppe pesanti e il 95% contro i veicoli. Vorrebbe ricordare che appunto questa truppa non può stare sul cavallo. Non vorrei vedere dei cavalli con le asce, con truppe con asce di 30 kg, perché poverini cavalli muoiono assetati e dalla fatica. Comunque, io ad esempio me lo sto immaginando questo qui su un cavallo, magari con la sua bella cresta, magari trasversale, tipico da centurione o da decurione, dove c'è magari un'abilità del cavallo che appena va in carica io dico la stessa abilità, quella che usava Alessandro Magno con Bucefalo. Nel senso, l'abilità attiva che... l'abilità attiva che permette al Decurione di fare una carica e stendere tutti gli avversari attorno alla sua area. Sì, sì, ma sì, sì, ci starebbe assolutamente. Diciamo che a queste truppe ancora mancano delle abilità che li rendano veri e propri unici. Sì. Sì, Poi abbiamo il gladiatore, sì, il skin gladiatore. molto bella, Ah, sì, tra l'altro appunto presa dalla fazione, mi pare, sì. sì, si parla dell'alfa tu dici, no? Sì, sì, sì. È dotato di tridente, appunto il tridente del gladiatore che fa un 71-79, un hit speed di 2 secondi, ci sta. Un range di 3 metri, ha un bonus danno del 135% contro la medium infantry e un 85% contro gli animali. E ci sta. Qua sarebbe bello aggiungergli un'abilità che gli permette di lanciare una rete e di bloccare gli avversari. Poi abbiamo appunto l'immortale Elite con la skin che mi pare il guerriero Kara dei persiani e l'elmo dei nobili, Sì. con uno scudo che appunto ricordo al carissimo Jota, lo sviluppatore, di aggiunge assolutamente perché è molto carino. Anche la lancia. Anche la lancia, sì, assolutamente. La lancia è molto carina perché ricorda un po' le lance che avevano i cavalieri del Medioevo. Vabbè. No, teoricamente gli immortali avevano le lance pesanti, no? Sì, sì, sì. Che magari questa lancia la vedremo veramente, magari in qualche fazione, per esempio quella dei crociati. Non lo so, dovremmo trovarle queste skin. Magari. Danno da 40 a 50, un hit speed dell'1,8 e un range di 3 metri.
Abbiamo il bonus del 120% contro le truppe medie, l'80% contro gli animali e il 30% contro i veicoli. Diciamo che sono statistiche che troviamo anche nelle lance normali. È un 7 di armatura, cioè, di cui lo scudo fa un più 5. Immortal Shield. Sì, Cioè, mamma mia, è letteralmente immortale. ma no, cioè, no, niente da dire, cioè.